Ciao, bentornato nel mio canale e se sei nuovo benvenuto. E se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Scrivimi un commentino e condividi i miei video nei tuoi social in modo tale che il mio canale si arricchisca sempre di più di tanti contenuti e tanti argomenti. Parliamo della nuova rubrica che è già uscita la prima puntata, dove ti faccio vedere tutto quello che ho cucito in quella settimana, in quelle 2 settimane. Adesso vediamo con il tempo, perché magari in quella settimana non ho cucito abbastanza e quindi inutile che faccio un video, quindi dipende da quanto ho cucito. E trovi già nel mio canale YouTube il video dove ho trattato questo argomento. Comunque in questi video ti farò vedere non solo quello che ho cucito, ma anche come l'ho cucito, che aglio ho utilizzato, che filato ho utilizzato, se ho utilizzato taglia e cuci con macchina per cucire e via dicendo, metodologia di taglio, metodologia di cucitura. Insomma, cercherò sempre di darti tante informazioni nonostante non vedrai un tutorial proprio passo passo. Alcuni di voi mi hanno scritto in privato dicendomi che già mancano i miei tutorial, ma non li guarda nessuno i miei tutorial, cioè mancano a 3 persone, voglio dire. Quindi adesso vediamo, anche perché poi stiamo arrivando all'estate, perché da giugno è estate, quindi vediamo, magari molti di voi non è interessato alla visione di tutorial molto lunghi, magari è interessato a vedere i passaggi strategici della cucitura di una determinata cosa piuttosto che un'altra. Quindi questa è la novità. Fammi sapere nei commenti se ti piace, se è un qualcosa che ti piace, insomma che hai accolto con interesse. Novità della Necchi: nel sito neckishop.com non si vendono solo macchine per cucire, ma si vendono anche Cricut, Bosch, elettrodomestici per la casa, varie tipologie di prodotti, appunto tutto quello che è la creatività, che non riguarda il cucito ma riguarda appunto tutto quello che è creativo. Cricut Autopress, che è appena uscita. Che cos'è? È una piastra riscaldante rivestita in ceramica da 15 x 12 pollici, cioè 38 cm x 30 cm. È una termopressa professionale realizzata per l'uso domestico, unendo la potenza commerciale con un design elegante e adatto alla casa. Sfrutta funzionalità automatizzate all'avanguardia per aiutarti a fare di più in meno tempo. Raggiunge fino a 205 gradi centigradi. La piastra riscaldante rivestita in ceramica si adatta automaticamente a materiali fino a 5 cm di spessore, il che significa che non sono necessarie regolazioni della pressione. Cosa si può fare con questa nuova pressa? Crea progetti home decor, imprimi in serie per il tuo small business e imprimi su materiali fino a 5 cm. È all'avanguardia anche per quanto riguarda la grandezza, perché è proprio grandissima, è enorme. Ti lascio comunque tutti i link per andare a guardarla. Poi è uscito la VR Print Maker All in One. Scivola, stampa e crea con la Print Maker. Questa mini stampante scorrevole mette la personalizzazione a portata di mano, stampa direttamente sui tuoi progetti e può essere usata per dozzine di diverse superfici dure e la maggior parte delle superfici porose. Scarica l'applicazione di design per accedere a tonnellate di arte gratuita e pronta per la stampa. Ogni acquisto di Print Maker include un abbonamento premium per un anno, così avrai accesso a centinaia di altri font, modelli e opere d'arte alla moda. Quindi scegli i tuoi preferiti, poi scivola, stampa e crea. È molto utile da portare, da trasportare, perché è molto piccolina e molto leggera. Inoltre è uscita anche l'organizer. Sai, se mi conosci un po' sai che io sono fissata con tutto quello che è organizzazione organizer. Al sito neckishop.com trovi appunto uno speciale organizer. Andiamo a vederlo insieme. Organizer modulare con ricarica USB. Tieni in ordine il tuo angolo di lavoro con la base di ricarica per Print Maker. Quindi serve per tenerlo in ordine nella tua scrivania e zona di lavoro, principalmente per questo. Poi per poterla trasportare, per esempio devi andare fuori oppure non so, devi cambiare casa momentaneamente, quindi vuoi lavorare, fare qualche lavoretto anche fuori di casa, c'è la possibilità di acquistare delle custodie proprio apposta per la Print Maker, e sono una versione che è grigia, che è molto molto carina, poi sono imbottite, quindi evitano gli urti e via dicendo, e versione grigia, e l'altra versione che chiaramente a me piace da morire perché è la versione fucsia rosa. Chiusura a zip, tasche per stoccaggio di materiali e accessori all'interno, include maniglia per un facile trasporto.
Un'ultima cosa che ti voglio far vedere che riguarda però il cucito è una macchina meccanica, la K409R, che è al momento in offerta ed è una macchina meccanica, quindi un prezzo super conveniente, di alta precisione, ed è adatta per il cucito sartoriale creativo e il patchwork. Telefilm che ho visto, allora, film ne ho visto uno l'altro giorno, mi è anche piaciuto, però non l'ho segnato. Poi non voglio fare questo video dove ti parlo di tantissimi film come ho fatto in passato, perché magari ti posso annoiare. Uno è Selling Sunset, che è favoloso, cioè io l'amo, mi piace troppo perché unisce il glamour, la moda e il lusso, se vogliamo, alle case, alla vendita delle case, le case lussuose di Los Angeles. È una serie TV reality e io la adoro perché sono tutte vestite benissimo, tutte super chantose, tutte con vestiti, tutte super griffate, a volte anche abbastanza pacchiane. Infatti dico, mamma mia, se io dovessi uscire così, secondo me mi prenderebbero per una poco di buono. Però sono tutte super griffate, anche troppo, perché troppo i loghi in vista, però mi piace moltissimo perché fa vedere delle case da sogno. Cioè in pratica questa è una serie TV che parla di due gemelli che hanno aperto un'agenzia immobiliare e vendono delle ville di lusso, delle ville di super lusso, appunto a Los Angeles. Quindi si vede quando loro fanno vedere queste case pazzesche, tu rimani scioccato. Sono case che costano tantissimi soldi, sono veramente carissime, cioè giusto un grande cantante, un grande attore si può permettere, comunque un grande imprenditore si può permettere di comprare case del genere, perché hanno tipo 6 bagni, 2000 metri quadri, anche 3 piscine. Quindi unisce due cose che mi piacciono molto: le case, perché mi piace molto guardare le case, gli arredamenti delle case, e la moda, che io sono sempre stata appassionata comunque di moda, per quello che ho iniziato a cucire, per cucirmi da me gli abiti e quindi potermeli personalizzare come volevo, adattarli al mio fisico, quindi in modo tale che potessero essere proprio personalizzati al massimo, ma perché io nasco come un amante di tutto quello che è moda e tutto quello che è abbinamento di colori. Questo reality è del 2019, è iniziato nel 2019 ed è di 5 stagioni, le ho viste tutte, una è uscita da poco, me la sono divorata in 2 o 3 giorni. Un'altra di queste serie TV che è simile a questa, diciamo, però c'è una differenza che adesso ti dico. Si chiama Selling Tampa, è girato a Tampa, che è una cittadina, una città sul lungomare della Florida. In questo caso è gestito da donne, quindi i proprietari non sono maschi ma sono donne, e tra l'altro donne nere. Anche questo mi è piaciuto moltissimo, l'ho visto cioè solo una stagione, ma so che uscirà anche la seconda e guarderò anche la seconda. Questi due serie TV mi piacciono perché sono reality, chiaramente molte cose saranno romanzate, chiaramente c'è sempre la telecamera, però mi piace perché le storie alla fine dietro tutto questo reality sono vere, quindi due magari che si separano, perché poi li vai a ricercare, queste storie le vai a ricercare su internet ed è vero, cioè i personaggi sono veri, quindi personaggi interpretano se stessi e a me già questo mi piace moltissimo. È un diversivo, uno dei tanti diversivi che ci può aiutare, diciamo, a distrarci dalle avversità della vita, dai dolori della vita, dalle difficoltà. Abbiamo bisogno anche di distrarci. D'altronde queste serie TV sono state create appunto per distrarre, quindi per tenere compagnia. Argomento che riguarda la vendita delle case, oppure a volte fanno vedere la casa che è ancora in costruzione e poi la fanno vedere quando è finita, quindi vedi il prima e il dopo. È anche una storia, seppur frivola, comunque abbastanza frivola, perché poi queste persone, vendendo case così costose, sono tutti ricchissimi, quindi anche le stesse venditrici non sono venditrici, diciamo, squattrinate, ma sono venditrici che comunque hanno veramente tantissimi soldi, quindi si possono permettere borse super costose, loro stesse case super costose e via dicendo. E ci sono degli intrighi, l'una che bisticcia con l'altra, quella che va a riferire quello a quell'altro, insomma un po' di spetegules. Video della settimana che ho messo: sto mettendo molti più video, non so se ti sia accorta, ma sto mettendo molti più video proprio come promesso, anche se non hanno grandissime visualizzazioni. Comunque a me fa piacere comunque metterli, anche perché a me ha sempre divertito fare i video, soprattutto così davanti alla telecamera, è come una terapia per me anche questa, quindi a me va bene anche così. Sono usciti i video riviste di cucito, di cartamodelli, e abbiamo visto Burda Style,
Carta Modelli Magazine è la mia boutique di giugno, quindi se non sai se comprarli o meno, vai a vederli nel mio canale, ci sono tutti, sono tra gli ultimi video. E poi ho inaugurato una rubrica sulla macchina per cucire, dove ti parlo dell'ultima macchina per cucire che è elettronica della Necchi, che è la HP04, e ti sto facendo vedere per le super principianti, perché ho pensato che io questo tipo di video non l'avevo ancora fatto, cioè un video dove faccio vedere l'infilatura della macchina, come si avvolge la bobina, quindi tutti i vari passaggi, in modo tale che se stai iniziando a cucire e non sai farlo perché non hai fatto un corso di cucito o vuoi rinfrescarti un po' la memoria, io ho fatto questi video assolutamente basici, quindi come anche inserire la spolina all'interno del crochet, insomma dei video tutti inerenti alla macchina per cucire. Chiaramente poi andrò ancora avanti, ti farò vedere tantissimi piedini, come usare dei piedini, ho tantissimi piedini da farti vedere, con l'utilizzo dei piedini. Una cosa che io ho sempre fatto nel mio canale è appunto farti vedere l'utilizzo dei piedini. Vorrei concentrarmi molto sull'uso della macchina per cucire e di tutti i suoi strumenti, e anche della taglia e cuci, quindi questi saranno i video futuri, diciamo, per esempio l'uso dei piedini per la taglia e cuci, quindi ti farò vedere quali sono e come si usano, soprattutto uno per uno, quindi li vedremo insieme. Inoltre è uscito anche il video come arricciare con l'elastico. Questo io non mi ricordo se te ne avessi già parlato nell'altro vlog, perché poi mi confondo, comunque te lo ridico qui. Semplicemente è un video dove ti faccio vedere come si fa l'arricciatura, che poi sembra un punto smock, anche se poi non è un punto smock, dove ti faccio vedere appunto come si fa con la macchina per cucire elettronica, perché le elettroniche fanno molta fatica ad arricciare il tessuto. Io ti consiglio comunque un tessuto molto leggero, perché i tessuti un pochettino pesanti, tipo un cotone un pochettino più pesante, te lo sconsiglio, perché comunque non riesce ad arricciare la stoffa, a meno che poi tu non tiri il filo e quindi lo arricci a mano. Allora, un altro discorso. Diciamo che è un metodo che ho provato da sola e che più o meno riesce a risolvere questo problema. Se hai una macchina meccanica è meglio, questo è un mio consiglio personale, lo fa molto meglio il punto. I video di questa settimana che verranno pubblicati sono il video sul jersey, quindi come utilizzare il jersey, quindi tutto quello che riguarda il jersey, come cucirlo, qual è la difficoltà, quale punto utilizzare a macchina per cucire, macchina taglia e cuci, macchina appunto copertura. Se hai l'appunto copertura, infilatura della macchina per cucire, quindi tutta l'infilatura precisamente con tutti i passaggi, e poi ti parlerò della t-shirt, cioè della t-shirt in generale, quindi partendo dalla storia, una breve storia sulla t-shirt, per poi parlarti su come si cuciono le t-shirt, cioè quale ago serve, quale filato serve, quale punto particolare devi utilizzare piuttosto che un altro, e sono delle video lezioni che secondo me sono molto valide, molto utili, cioè io le avrei volute quando stavo imparando a cucire, perché comunque ti aiutano tantissimo nel momento in cui devi cucire delle stoffe un po' particolari, come può essere il jersey, come può essere una t-shirt elasticizzata, quindi serve un tessuto che è elasticizzato. E poi farò comunque anche un altro video sulla licra, quindi ho intenzione di fare tutti questi video dove ti faccio vedere come cucire determinati capi, e per quei capi che tipo di tessuto devi utilizzare. Cioè, per fare una t-shirt non puoi utilizzare tutte le tipologie di tessuto, ma devi utilizzare determinati tipi di tessuto, e quindi io ti dico quali. Oppure per cucire una gonna è necessario un tipo di gonna, è necessario utilizzare determinati tipi di tessuto piuttosto che altri. Se devi fare un pantalone, idem, a seconda del modello del pantalone, quindi a seconda di quello che devi cucire ci vuole non solo un tessuto particolare adatto a quel modello, ma anche il filato, gli aghi, gli spilli, le macchine da utilizzare, quali sono i punti della macchina per cucire più adatti. Per quanto riguarda la mia salute, sono più tranquilla, sono più serena, sono più riposata dal punto di vista della testa cognitivamente, perché ero veramente pienissima di nozioni, di cose eccetera, quindi sono molto più tranquilla, anche se ho una novità da dirti. Te l'avevo promesso nell'altro vlog, mi sono iscritta ad un nuovo master,
E tu dirai, ma se stai sempre studiando? Eh sì, sto sempre studiando. Io penso che se si ferma è perduto. E infatti sono un po' stanca. Cioè sono di buon umore, sono allegra comunque, che è un master per diventare psicologa scolastica. E quindi è molto più adatto a me, nel senso che essendo psicologa e psicoterapeuta è più adatto al mio percorso di studi. E poi perché comunque la psicologa scolastica è uno di quei lavori che a me piacerebbe comunque fare, studiando diciamo in maniera molto calma, tranquilla e serena, e sono veramente molto contenta. Poi ti farò sapere. Il video finisce qui, io spero di averti tenuto compagnia. Fammi sapere qualsiasi cosa sotto il video, lasciami commenti per farmi sapere che cosa vorresti che trattassi nel mio canale, magari nuove rubriche che non siano tutorial, perché veramente è una specie di avversione nei confronti dei tutorial. Basta, fammi sapere se hai idee, domande, dubbi, qualsiasi cosa, scrivimi anche a cristianacarpentieri@hotmail.com, seguimi nei miei social, anche su Instagram, su Facebook, su TikTok, sono ovunque, quindi seguimi, mi raccomando. Io ti mando un grande bacio sartoriale e creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video.